Mancano ormai sempre meno giorni all'ufficialità di Mehdi Taremi come nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante iraniano è atteso a Milano nella prima metà del mese di luglio, dove firmerà il contratto con l'Inter e si metterà a disposizione di Simone Inzaghi a partire dall'inizio del ritiro estivo, che sarà appunto intorno alla metà di luglio. È un giocatore molto importante, un giocatore che l'Inter ha bloccato ormai da diverse settimane, e io so che questa cosa probabilmente gli ha portato a passare un pochino in secondo piano. È un colpo che ormai viene dato per scontato, tanto quanto quello di Piotr Zielinski, e quindi a volte sembra quasi che venga dato per scontato, diciamo così. In realtà Taremi è un giocatore molto forte, è un giocatore che, se fosse costato qualcosa e non arrivato a parametro zero, sarebbe costato probabilmente intorno ai 20 milioni di euro, una quotazione simile, se non qualcosa di più, tenuto conto che il Porto è sempre una bottega cara. E parliamo di un giocatore con una grande esperienza a livello internazionale, tantissimi gol segnati in carriera, e un giocatore che secondo me ci darà una grande mano nella prossima stagione. In questo contenuto allora, amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati come sempre, vediamo insieme che cosa possiamo aspettarci dalla stagione di Mehdi Taremi all'Inter. Non farò un identikit molto preciso del giocatore, anche perché è un giocatore ormai sulla piazza da diversi anni, un po' lo conosciamo e poi ne abbiamo anche già parlato in tanti contenuti. Voglio darvi qualche piccola chicca che poi mi servirà per dirvi quali sono le 2-3 cose principali che personalmente mi aspetto da Taremi all'Inter. Cominciamo subito. Come sempre, prima vi chiedo di lasciare un click sul tasto mi piace e anche sul tasto iscriviti, così non vi perdete anche tutti i prossimi contenuti e le varie dirette che vi proponiamo ogni giorno. Allora, Mehdi Taremi, dicevamo, attaccante iraniano, classe 1992, quindi 32 anni di età, 185 centimetri di altezza per circa 85 kg di peso. Giocatore che firmerà con l'Inter un contratto biennale con un'opzione per il terzo anno per la cifra di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Questa è un po' la carta d'identità e i dettagli dal punto di vista economico che lui stesso ha confermato recentemente nel corso di un'intervista che dopo torneremo a citare. Che tipo di giocatore è? Vi dicevo, facciamo un quadro molto generale. Si tratta di una prima punta un po' atipica, e mentre vi dico perché vi faccio anche vedere la heatmap, per chi ci segue da YouTube, della scorsa stagione di Mehdi Taremi con il Porto. Per chi invece ci sta ascoltando solo in podcast, è una heatmap laddove dalla metà campo in su praticamente sono coperte dal colore arancio e rosso, che è quello dove Taremi appunto ha messo insieme il maggior numero di minuti, praticamente tutta la metà campo offensiva, con qualcosa addirittura anche nella metà campo difensiva. Quindi è un giocatore che ama molto svariare su tutto il fronte offensivo, ama uscire dall'area, giocare spalle alla porta. Poi dopo vedremo e approfondiremo ancora meglio anche questo. Diciamo che dal punto di vista delle caratteristiche, questa cosa l'ho detta più volte anche in passato, ricorda un po' quello che all'Inter, e non solo all'Inter, è stato Edin Dzeko. Giocatore che è bravo a fare gol, sapeva sicuramente farsi sentire in area di rigore, che però diventava importante anche nel lavoro con la squadra, nel venire incontro, nel creare spazio, e sviluppava delle heatmap molto simili di fatto a quelle di Mehdi Taremi. È un giocatore completo, questo sì, fra poco vi do anche dei numeri. È un giocatore che sa fare sia gol che assist, e a livello anche proprio di approccio sa giocare bene sia a spalle alla porta, quindi tenendo il difensore alle spalle e dialogando con i compagni, però nel cercare la profondità con i tagli. Quindi è un giocatore che ha nel suo arco diverse frecce, può essere utile in tante situazioni, e anche a livello di caratteristiche diciamo che Taremi è una prima punta a tutti gli effetti, però vedendo anche il tipo di gioco che ama fare, sicuramente potrebbe anche integrarsi, secondo me, giocando più da seconda punta, quindi con di fianco un attaccante più statico magari e più in area, da area di rigore. Una caratteristica interessante che ha Taremi, e che poi lo porta anche ad enfatizzare quello che forse è uno dei suoi principali difetti, è il fatto che non è in realtà un fenomeno a livello di duelli vinti, non ha delle statistiche spaventose da questo punto di vista, però è molto bravo a farsi fare fallo dai difensori avversari. Ci sono state partite anche in passato, di diversi anni fa, in cui si era guadagnato 2-3 rigori nella stessa partita. Quindi parliamo di un giocatore con questo tipo di abilità, e infatti vengo
non so se sia il principale difetto, ma sicuramente ad una delle cose che gli vengono di cui viene accusato, spesso viene accusato di essere un po' un simulatore, un giocatore che enfatizza i contatti, e questo lo ha portato negli anni a ricevere anche delle critiche sui social, a cui purtroppo siamo anche abituati. Quindi temo che da questo punto di vista, ora che è da noi, le sentiremo sempre di più, visto il tipo di atteggiamento che hanno i tifosi delle altre squadre negli ultimi anni nei confronti dei nostri giocatori. Queste erano le caratteristiche generali. Veniamo quindi a che cosa dobbiamo aspettarci da Taremi. Io ho individuato 3 elementi fondamentali. Il primo, il più banale, ma anche il più importante: i gol. Molto semplice. Vi do dei numeri: stagione 2023-2024, quindi quella che è terminata da circa un mese, 35 presenze con il Porto, 11 gol e 7 assist. Numeri che sono un po' in calo rispetto a tutti gli anni precedenti. Quella di Taremi non è stata una stagione facile, non tanto dal punto di vista dell'integrità fisica, questo invece è un altro dei suoi punti a favore, è un giocatore che non si fa male praticamente mai, però poi da metà stagione in poi circa sono cominciate a circolare le voci sull'Inter, ha avuto anche degli scontri appunto anche a livello social con dei tifosi che lo hanno accusato insomma di tradimento, tra virgolette, tutte queste cose qui, quindi non è stata una stagione facilissima, ma fino all'anno precedente Taremi era un vero e proprio cannoniere. Vi cito solo le precedenti 2 stagioni: stagione 2022-2023, 51 presenze, 31 gol e 14 assist; stagione 21-22, 48 presenze, 26 gol e 17 assist. E quindi è un giocatore che chiaramente da titolare fisso nel Porto, cosa che nell'Inter non sarà, e ci torniamo tra poco, però è un giocatore che portava in dote tanti gol e anche tanti assist, e anche questa è una cosa interessante. Inoltre, attenzione a un altro dato che so che sta a cuore a molti ed è giusto: è un rigorista, perché Taremi in carriera ha segnato 54 rigori su 63 totali, quindi ne ha sbagliati solamente 9, e è sicuramente diventerà uno dei migliori rigoristi della rosa dell'Inter. Sarà quindi importante, secondo me, sia per quelle partite in cui l'Inter farà fatica ad avere la meglio dell'avversario e quindi potrà ricorrere a lui sia nella sua qualità tecnica anche fuori area, che nella capacità poi di trovare il gol all'interno dell'area di rigore, e anche in quei momenti della stagione in cui sia Lautaro che Thuram avranno un calo di rendimento, che è un po' fisiologico, soprattutto per giocatori come loro che negli ultimi anni, Lautaro è stato qui da più anni, Thuram è solo un anno, però i titolari dell'Inter generalmente negli ultimi 5 anni, tranne forse la passata stagione e solo per metà, quando Lukaku è stato disponibile, non hanno mai avuto delle riserve forti e quasi del loro livello, e quindi molto spesso questo li ha portati a giocare forse più del dovuto, e credo che questo elemento abbia influenzato non poco quei cali del rendimento. Quest'anno potremo permetterci sia di magari farli ruotare di più, proprio perché abbiamo un giocatore più forte in panchina, e se poi questi cali di rendimento emergeranno ancora, potremo affidarci ad un giocatore che è sicuramente più forte, più affidabile e più spendibile, con tutto il rispetto, di Marko Arnautovic e di Alexis Sanchez. E questo quindi mi ricollega al secondo punto di cosa aspettarci da Taremi, e cioè alzare il livello della panchina. Lo farà Zielinski, che secondo me inizialmente partirà dalla panchina alle spalle di Mkhitaryan, ma se poi dovesse guadagnare il posto titolare, la panchina la farà Mkhitaryan, e allora il discorso rimane lo stesso: alzare il livello della panchina, diciamo almeno nelle prime 2 riserve, o 2/3, è un qualcosa di fondamentale, perché comunque le partite sono tantissime, gli avversari sono sempre di più, sono anche sempre più forti, soprattutto in Italia, con tante squadre che si stanno rafforzando, quindi su 5 cambi averne almeno 2/3 di veramente alto livello, secondo me potrà fare la differenza. Non solo, con le sue caratteristiche, come ho detto più volte, lo potrà fare in tanti modi, perché può essere chiamato in causa sia quando magari ti serve più una prima punta statica in area, che quando ti serve uno che dialoga con i compagni, ma sarà importantissimo nelle partite in cui il livello generale si alza. È inevitabile a questo punto pensare alla gara di Madrid contro l'Atletico. In partite di quel tipo lì, di quel tenore lì, mettere dalla panchina Mehdi Taremi non è come mettere le riserve che abbiamo avuto quest'anno. Mi perdoneranno se insisto su quel punto, ma è una cosa abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti. E anche qui è un qualcosa di molto importante. E quindi poi che cosa ci ritroveremo tra le mani? Di fatto un titolare aggiunto.
Questo cosa significa? Significa che ovviamente i titolari restano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, però Taremi non è né Arnautovic né Sanchez né Correa, naturalmente. Quindi in caso di prestazioni negative prolungate da parte di uno dei titolari, non è così impensabile un ricambio, diciamo, nella titolarità, anzi potrebbe anche essere auspicabile. Negli anni scorsi, ripeto, nei momenti di difficoltà di Lautaro e Thuram si rifletteva, si diceva diamogli una gara di riposo, giochiamoci la carta Arnautovic o Sanchez per dare un po' far tirare un po' il fiato ai titolari, cosa fattibile nella maggior parte delle partite, però il livello calava e ne eravamo consapevoli ancora prima di vedere la partita. Con Taremi, un po' quello che ho detto fino a poco fa, ci potremo prendere molte più libertà da questo punto di vista, perché Taremi ha fatto il titolare fino a ieri di un club comunque importante come il Porto, che ha una storia recente anche a livello europeo non banale e ha fatto tantissimi gol, e secondo me ci lascerà molto tranquilli, al pari proprio di Zielinski a centrocampo, quando eventualmente servirà dare un po' di fiato a Mkhitaryan. L'ultimissima cosa che vi dico, prendo spunto, come dicevo all'inizio del contenuto, da un'intervista che Taremi ha rilasciato in queste ore. Ecco, mi aspetto, per quello che conta, che Taremi porti anche un po' di entusiasmo, perché comunque ha detto che non vede l'ora di essere in Italia, non vede l'ora di essere a Milano, ha detto che praticamente l'offerta dell'Inter l'ha accettata molto velocemente dopo un brevissimo colloquio con Simone Inzaghi, ha rifiutato senza nemmeno prendere in considerazione altre offerte arrivate dall'Arabia Saudita e non solo. Chiaro che sono cose che si dicono un po' in generale, però danno la misura, secondo me, di un giocatore che ha voglia di giocarsi questa nuova esperienza dopo tanti anni di Porto. Evidentemente nell'Inter ci vede un possibile salto in avanti. Piccola chicca finale, il numero di maglia, vedremo quale sarà, però in questa intervista Taremi ha detto se il numero 99 è libero potrei prenderlo. Quindi potremmo trovarci un Taremi col 99 dopo il 90 di Lukaku di 2 anni fa, 99 che nell'Inter, se non erro, nella storia lo hanno vestito solamente in 5 e gli ultimi 2 sono stati, in ordine cronologico, Pinamonti e Antonio Cassano. Quindi sarà un po' una sequenza strana, Cassano, Pinamonti, Taremi. Però chissà che il numero 99 allora possa portargli fortuna. Questo credo sia tutto rispetto a quello che possiamo aspettarci da Taremi, nessuna diciamo riflessione rivoluzionaria. Questo è quello che l'Inter cercava da un giocatore come lui ed è quello che io sono convinto troverà. Ho letto nel corso delle settimane tanti tifosi essere un po' dubbiosi su Taremi. Per chi ci segue da almeno qualche tempo si ricorderà che io da almeno un paio d'anni a questa parte, quando si parlava di un Inter che aveva bisogno di un attaccante anche magari fra i titolari, caldeggiavo Taremi, di cui parlavo sempre molto bene. Dicevo è un giocatore che costa molto perché il Porto è una bottega cara, però è forte, è un giocatore forte con esperienza che sa fare tante cose sul campo e sono abbastanza convinto, mi sbilancio, che ci farà divertire e ci renderà soddisfatti di questo colpo. Speriamo, visto che in qualche modo l'Inter comunque ha investito e investirà tanto su di lui, non solo a livello economico ma a livello proprio di scelta e di status. Fatemi sapere allora nei commenti che cosa ne pensate di Taremi, fatemi sapere se siete contenti del suo arrivo oppure no. L'ufficialità, ripeto, arriverà nel corso delle prossime settimane, noi saremo qui come sempre per aggiornarvi su tutto. Vi ricordo di lasciare un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti e se avete voglia di passare anche dal club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Mi raccomando, se volete unirvi alla nostra community e sostenere anche il nostro progetto, cosa che per noi è sempre molto importante. Infine, come sempre, se mi segui in podcast lo trovi in descrizione, se invece mi stai seguendo da YouTube ti lascio un altro approfondimento da recuperare qui alla mia destra.